Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Prima di iniziare devo dirvi che ci sono i sottotitoli, quindi se ne avete bisogno attivateli. Allora, oggi dobbiamo parlare del passato remoto. Perché? Qualche tempo fa ho ricevuto questa domanda che mi ha fatto riflettere molto. Mi ha fatto riflettere molto perché mi sono chiesta: da dove spunta fuori questa domanda? Cioè, la persona che si è fatta questa domanda, perché se l'è fatta? Evidentemente qualcuno ha detto a questa persona che il passato remoto non si usa più in italiano. E questa cosa mi spaventa molto. Mi spaventa molto il fatto che ci siano delle persone, che possono essere, presumo, italiani o insegnanti di italiano come seconda lingua, che dicano agli studenti che determinate cose non si usano più quando non è vero, non è assolutamente vero. La domanda è questa: è vero che il passato remoto non viene più utilizzato? Grazie. C'è questa diceria che il passato remoto non venga più utilizzato. Allora, ci sono varie cose che si dice non si utilizzino più, ma in realtà non è vero. Il passato remoto, il congiuntivo, il saluto buon pomeriggio. Mi è stato anche detto che ci sono degli insegnanti di italiano per stranieri che dicono che buon pomeriggio non si usa più. Non è vero, non è vero, si usa come non si usa più. E queste cose, ora rido, però queste cose mi spaventano, perché soprattutto gli insegnanti che non hanno il contatto diretto con la lingua italiana spesso non hanno ben chiara la situazione dell'italiano che si parla qui in Italia. Sono magari insegnanti che vivono all'estero, che vivono da tempo all'estero e quindi non hanno più un contatto diretto con la lingua italiana e quindi si avventurano in queste affermazioni che sono scorrette perché non è vero. Non lo so, io sono sempre un po' restia a dire questo non si dice più, perché non posso avere la certezza assoluta di una cosa del genere. È un discorso un po' complesso, un po' complicato, però per tornare all'argomento del video di oggi, il passato remoto si usa o non si usa? Il passato remoto si usa, è un tempo verbale vivo nella lingua italiana contemporanea, e nel corso del video vedremo tutto ciò che dobbiamo sapere su questo tempo verbale. Però, prima di iniziare, vorrei leggervi anche un altro commento assolutamente pertinente alla discussione di oggi. Una ragazza con cui faccio scambio di lingue mi ha detto che non si usa il passato remoto, ma a volte lo usa lei stessa e non se ne accorge. E un altro sotto ha risposto: infatti nelle scuole all'estero tutti dicono che il passato remoto è un tempo non più usato. Anzi, forse solo in Sicilia lo si usa ancora nel parlato, invece si usa e come, soprattutto nei racconti e nella letteratura anche attuale. Quindi c'è il problema delle scuole di italiano all'estero che sono lontane dalla lingua parlata in Italia tutti i giorni, e poi c'è il problema delle persone madrelingua, degli italiani, con cui è possibile fare degli scambi linguistici ma che non conoscono la propria lingua, quindi come nel caso di questa ragazza che dice che il passato remoto non si usa più, però poi lei lo usa. Quindi qui c'è un problema di conoscenza della lingua, quindi quella persona non sa che cos'è il passato remoto, cioè non sa associare la definizione o il nome passato remoto al tempo verbale. Quindi ci sono questi problemi. Fatemi sapere nei commenti se avete anche altre storie così da condividere, perché sono curiosa di leggerle.
Quindi oggi parliamo del passato remoto. Abbiamo stabilito che si usa ancora, è un tempo verbale molto vivo nella lingua italiana. Ma vediamo un po' che cos'è nello specifico. Allora, il passato remoto è un tempo verbale del modo indicativo ed è un tempo semplice. Significa che è formato da una sola parola, in contrapposizione a un tempo composto, per esempio, che invece è formato da due parole, il verbo ausiliare e il participio passato. Il passato remoto si usa per parlare di fatti o eventi accaduti in un tempo molto passato, lontano dal presente. E questa è la definizione classica dell'uso del passato remoto. Quindi, per esempio, se io devo dire quando nacque o quando morì Garibaldi, uso appunto il passato remoto. Se devo parlare di fatti storici, uso il passato remoto. La definizione classica è che appunto il passato remoto si usa per parlare di fatti lontani nel passato, mentre il passato prossimo si usa per parlare di fatti recenti nel passato. Però nella discussione linguistica si fa riferimento anche all'elemento psicologico del parlante. Quindi la distinzione tra uso del passato remoto e uso del passato prossimo si basa su quanto lontano nel passato il parlante percepisce un evento. Quindi un evento che per me è molto lontano nel passato, per qualcuno può non essere percepito come lontano nel passato. Quindi c'è questo elemento psicologico che viene portato sul tavolo dall'Accademia della Crusca, per esempio, e vi lascio il link a un articolo interessante nella descrizione del video qui sotto. Facciamo un esempio di questo elemento psicologico, no, che viene percepito dal parlante. Per esempio, che ha a che fare anche con quanto percepiamo forti le conseguenze di quell'azione passata sul presente, sul nostro presente. Per esempio, se io devo dire quando sono nata, uso il passato prossimo. Io sono nata nel 1992. Sono passati 32 anni, quindi è un tempo considerevole, ma nonostante ciò, per me quell'evento è estremamente importante, è estremamente rilevante perché è quando sono nata e la conseguenza di quell'evento è ancora visibile nel presente perché sono qui. Sarebbe molto strano dire io nacqui nel 1992, molto strano, perché sto distanziando fortemente nel passato un evento che mi riguarda molto da vicino, la mia nascita. Al contrario, se dovessi parlare della nascita di un autore letterario, Ugo Foscolo, userei il passato remoto. Direi Foscolo nacque nel 1778, perché ovviamente è passato tanto tempo, ma soprattutto perché non considero quell'evento particolarmente rilevante per me. È un evento importante per la storia in generale della letteratura italiana, ma non particolarmente rilevante per me come persona, come individuo. Quindi in quel caso siamo più nel racconto storico e perciò usiamo il passato remoto. Quindi questa è un po' la spiegazione classica, più generica, della differenza d'uso tra passato remoto e passato prossimo. Per entrare ancora più nel dettaglio dobbiamo fare un'altra distinzione, quella tra registro formale e registro informale della lingua. Nel registro formale il passato remoto è assolutamente usato sia nella lingua scritta sia nella lingua parlata ed è il tempo
principale della narrazione al passato. E in questa categoria includo anche la lingua dei romanzi, dei libri in generale. Quindi se voi aprite un romanzo in italiano, il tempo della narrazione delle azioni è il passato remoto, non il passato prossimo. Al contrario, nella lingua informale, quindi meno controllata, familiare, c'è una distinzione diatopica molto forte. Diatopica significa geografica, tra nord e sud della penisola. Al nord si usa prevalentemente il passato prossimo come tempo passato, mentre al sud si usa prevalentemente il passato remoto. Quindi se voi chiedete a una persona del centro-sud se il passato remoto si usa ancora, quella persona vi risponderà di sì. Se voi lo chiedete ad una persona del nord, probabilmente quella persona, pensando solo alla propria lingua informale, a quando parla con gli amici, probabilmente vi risponderà di no. Però non è un giudizio obiettivo sulla situazione, sull'uso del passato remoto in italiano. Bisogna appunto conoscere la situazione più generale, che è questa che sto cercando di illustrarvi nel video di oggi. Ma io sono sicura che voi, quando leggete qualcosa o ascoltate qualcosa, incontrate spesso il passato remoto, ne sono quasi certa. Quindi capisco la confusione di trovarsi nel mezzo tra chi dice che non si usa più e poi la realtà della lingua quando leggete o ascoltate o guardate un contenuto. Per esempio, mi ricordo tempo fa una persona che conosco mi poneva proprio questa questione, non per il passato remoto, ma per il modo congiuntivo, no? Questa persona vive a Londra, è di Londra e aveva un insegnante italiano che però viveva a Londra e che le diceva in continuazione che il congiuntivo non era necessario in italiano, che non si usava più, eccetera, eccetera. Però poi questa persona quando leggeva, quando ascoltava, quando guardava un film, si rendeva conto che il congiuntivo è ovunque in realtà. E quindi c'è questa contrapposizione. Io sarei curiosa di sapere appunto perché ci sono questi insegnanti che sono così perentori, sono così decisi nel dire queste affermazioni che però non hanno riscontro nella realtà. Quindi le cose sono due: o non ti va di spiegarlo, oppure non sei in grado di spiegarlo, oppure c'è una disconnessione molto forte con la lingua che si insegna. Queste potrebbero essere le spiegazioni. Non lo so se avete delle opinioni su questo. In caso scrivetele nei commenti. Quindi la domanda finale che mi viene da fare è: dovete studiare il passato remoto? Secondo me sì. Arrivati ad un livello intermedio, per fare un salto in avanti verso il livello avanzato bisogna studiare il passato remoto. All'inizio, come dico sempre, può anche essere solo uno studio passivo, cioè per capirlo quando si incontra. Poi può diventare anche un uso attivo, quindi imparare a coniugare i verbi al passato remoto e usarlo attivamente nella lingua di tutti i giorni. Diciamo che il passo fondamentale da fare è quello di avvicinarsi al passato remoto per individuarlo, per riconoscerlo nella lingua. Questo è il primo passo da fare, secondo me, arrivati ad un livello intermedio. Bene, questo è tutto per oggi, mi fermo qui perché ho parlato troppo. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo.
A presto, ciao!